Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi, per festeggiare i nostri 15 anni di attività, abbiamo preparato una top 10 speciale per ripercorrere la nostra storia. Come diciamo sempre nelle nostre top 10, le canzoni, le band e gli album che contengono sono scelti e ordinati in una maniera del tutto soggettiva. Tuttavia è anche vero che ci sono classifiche un filo più oggettive e altre più personali. Se parliamo di quella di oggi è senza dubbio la più intima e anche la più particolare che abbiamo mai pubblicato dall'inizio del canale. Se non altro perché oggi parliamo di noi stessi. Dopotutto oggi, 17 aprile 2026, Heavy Metal Heaven compie 15 anni. Per un'occasione così speciale abbiamo scelto di puntare sulla semplicità assoluta. Se l'idea iniziale era una classifica ordinata per esempio dei momenti più salienti di questi tre lustri, o dei commenti più belli, o di quelli più ridicoli, ricevuti nel tempo, alla fine abbiamo optato per qualcosa di più semplice. Oggi quindi raccontiamo la nostra storia in 10 punti ordinati solo, più o meno, in modo cronologico. Tra aneddoti, punti di svolta, retroscena e riflessioni ti invitiamo a seguirci in questo viaggio all'indietro attraverso i primi 15 anni del nostro progetto. Heavy Metal Heaven nasce il 17 aprile del 2011. Vorremmo dire che era un venerdì, per rendere il tutto più malefico, ma in realtà era una banalissima domenica. All'inizio non era molto più di un blog personale di Mattia, fondato come sfogo emotivo. Dopo essere fuoriuscito in maniera turbolenta da una webzine ben più famosa, di cui non facciamo il nome, ma non per rancore, dopo tanti anni non esiste più, voleva fondare un luogo più libero e accogliente verso ogni sensibilità. Ci è riuscito? Forse solo negli ultimi anni, dopo un percorso di vita che c'entra poco con questo progetto o col metal. Ma l'importante è che nei suoi primi anni, nonostante fossero pubblicate solo recensioni e solo ogni tanto, nonostante un layout minimale appoggiato a Blogspot e tanta ingenuità, è stato un luogo sicuro per la sua disensibilità. Nei primissimi anni la situazione è rimasta questa, ma pian piano Heavy Metal Heaven ha cominciato a svilupparsi meglio. Gli articoli sono stati programmati con più costanza e il layout del sito è stato impostato in maniera professionale. Nei suoi ultimissimi anni poi la vecchia webzine si è evoluta in un sito vero e proprio con dominio personale, un esperimento breve ma importante per noi. A contribuire a questa crescita c'è stato anche l'arrivo prima di un collaboratore, seguito poi da altre persone. Quasi nessuna di loro è più nel nostro staff, con alcuni ci sono state anzi rotture brusche o rapporti finiti prima ancora di cominciare. Ma non importa, anche loro comunque hanno contribuito a portare Heavy Metal Heaven al punto dove è oggi. Per questo ringraziamo chiunque sia passato per questo canale o per le pagine della vecchia webzine. Eravamo ancora un blog piuttosto amatoriale quando hanno cominciato ad arrivare le prime richieste di recensione. All'inizio sono venute da poche singole band italiane, ma già lì abbiamo scoperto delle vere chicche. Col tempo poi sempre più gente, e non più solo singoli gruppi ma anche etichette, agenzie e PR, hanno cominciato a sottoporci musica. Ciò è stato prezioso e fondamentale non solo per la crescita di Heavy Metal Heaven, soprattutto ci ha permesso di scoprire tanta musica di qualità e band che abbiamo amato e ancora oggi ascoltiamo con gusto. Non è qualcosa da poco. La maniera in cui ciò ci ha arricchito a livello di conoscenze musicali, specie per quanto riguarda il metal underground, è stata incredibile. Uno dei benefici maggiori che il nostro progetto abbia prodotto. Sempre parlando di nuova musica scoperta, per noi non è avvenuto solo in ambito metal. L'esperienza con questo progetto ci ha portato col tempo a espandere i nostri gusti musicali, sia negli immediati dintorni del nostro genere di partenza, che progressivamente più lontano, a tutta la musica di nicchia. All'inizio c'è stato il timido esperimento di Alternative Rock Heaven, webzine gemella che però non è durata molto. Nel mentre sulla vecchia webzine trattavamo solo il metal cosiddetto true. Poi però abbiamo iniziato ad aprirci ad altro e il processo è continuato con ancora più forza da quando esiste il canale. Ora non recensiamo solo generi come rap metal, metalcore, alternative metal, ma anche generi lontani come il post-rock, l'elettronica di nicchia, l'indie e tanto altro. Generi che forse, anche senza Heavy Metal Heaven, avremmo imparato ad apprezzare, ma in cui il nostro progetto ci ha aiutato, permettendoci di scoprire gruppi e sonorità che oggi forse non conosceremmo. Se è vero che le persone collaboratrici meritano la gratitudine di cui abbiamo parlato prima, non sono le sole. Il contributo maggiore nella nostra crescita è venuto da chiunque abbia riconosciuto la qualità del nostro lavoro. In particolare parliamo dei fan e di chi ci ha richiesto recensioni. Entrambe le categorie sono cresciute esponenzialmente e a volte questo non è stato facile da gestire. Qualche band e qualche PR non ha apprezzato le nostre peculiarità e più di un commentatore ci ha mosso critiche nel corso del tempo.
Ma al di là di queste rare eccezioni, di norma abbiamo ricevuto complimenti per le nostre analisi approfondite e apprezzamenti verso il nostro lavoro. È proprio questo riconoscimento che ci ha spinto avanti e ci spinge tuttora a continuare col progetto. Senza, non siamo sicuri che Heavy Metal Heaven esisterebbe ancora. Tra le varie forme di stima ricevute negli anni, una delle più apprezzabili è senza dubbio la fiducia che IR ed etichette hanno riposto in noi. Hanno riconosciuto la nostra serietà, inviandoci senza remore gruppi famosi. Per un canale piccolo come il nostro, crediamo che vantarci di ciò sia del tutto legittimo. In particolare parliamo non solo di gruppi famosi da noi come Cadaveria, Evacant, Extrema, Intormentata Quiete, Insidia, Caledon, Shores of Null, Scanner, Vanexa e tanti altri che di sicuro stiamo dimenticando. Senza nulla togliere questi gruppi storici italiani, ci sono capitati altri nomi che godono anche di fama all'estero, o addirittura che sono pionieri di alcuni generi, come i Melvins. Tra gli altri, in una lista non esaustiva, possiamo citare Battle Roar, Sentinex, Electrocution, Gory Blister, Harakiri for the Sky, Ironfire, Locrian, Master, Necrodet, Ordenogan, Samael, Sentenced, Suidacra, Ted Morrows e Tony Martin. E altri gruppi famosi arriveranno nei prossimi mesi. Niente male, vero? Un'altra forma di riconoscimento che abbiamo apprezzato molto sono stati i benefit che PR, etichette e agenzie ci hanno concesso negli anni. Tra le copie fisiche dei dischi che Mattia da collezionista ha sempre apprezzato particolarmente, i pass per entrare ai concerti e tanto altro, nel corso del tempo siamo stati ben che viziati. Cosa possiamo dire a tal proposito, a parte che siamo immensamente grati a chiunque ci abbia omaggiato in questo modo o in quello descritto nel punto precedente? Per noi è stato davvero un piacere ricevere tutto questo e non possiamo che provare un'immensa gratitudine per chiunque ci abbia concesso tanta gentilezza. Essendo all'epoca un sito web, Heavy Metal Heaven non ha risentito particolarmente della pandemia del 2020. Proprio in quel periodo anzi viaggiavamo forte come non mai, soprattutto per quantità di articoli pubblicati ben superiore a quella odierna. Forse anche troppo forte. Tra problemi personali e un'eccessiva mole di lavoro, a metà dell'anno successivo abbiamo deciso di chiudere la vecchia website. Ma non era la fine per il progetto. Pochi mesi e poi Heavy Metal Heaven è rinato, come questo canale YouTube. Un cambiamento in meglio secondo noi. Adesso ci mettiamo la faccia e postiamo contenuti più agevoli da fruire rispetto alle lunghe recensioni che postavamo prima, dettagliate e profonde, ma forse poco adatte ai tempi moderni. E se ora il carico di fatica è tornato a essere alto, rimaniamo comunque a livelli di stress meno intensi rispetto al sito. Insomma, il cambio tra webzine e videozine è stato molto positivo per noi. In questo lungo percorso, fatto di errori ma anche di bei momenti, di difficoltà ma anche di soddisfazioni, sono cambiate tantissime cose. Ma alcune sono rimaste le stesse dal primo giorno. Per esempio il fatto che con Heavy Metal Heaven abbiamo fatto sentire le voci di chiunque vi abbia partecipato senza censure, lavorando in un clima di norma tranquillo e positivo. Abbiamo tenuto fede anche ai nostri obiettivi iniziali, valorizzare il metal underground e in particolare quello italiano, a prescindere dai numeri e dalle spinte delle etichette, e creare un luogo virtuale in cui ogni fan del metal possa sentirsi a casa. Ci siamo riusciti? Dovresti essere tu a dircelo, ma per quanto ci riguarda siamo soddisfatti di quanto fatto finora. Forse non sempre abbiamo fatto le scelte giuste, ma almeno possiamo rivendicare con orgoglio di aver dato il massimo sempre. Il racconto di questi 15 anni di Heavy Metal Heaven finisce così. Una lunga storia, si potrebbe dire, ma a noi verrebbe da dire che questi sono solo i nostri primi 15 anni. Per quanto ci riguarda, siamo ottimisti che la videozine possa continuare ancora a lungo. Poi con la vita non si può mai sapere. Può essere per esempio che Mattia finisca sotto un camion la prossima settimana e non sia più in grado di portare avanti. Ma è un'ipotesi estrema e improbabile. Per quanto ci riguarda, se sarà possibile, il canale proseguirà per altri 15 anni e oltre. Perché questo anniversario per noi non è un punto di arrivo, ma solo una tappa di un'epopea che, nella nostra mente, potrebbe non finire mai. Un'epopea per cui speriamo che, chiunque tu sia, continuerai ad appoggiare e a sostenere con la passione per cui ti siamo stati, ti siamo e ti saremo sempre grati. Per questa settimana è tutto. Se anche questo video così particolare ti è piaciuto, puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine puoi seguirci anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i nostri link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.